Ehi marmaglia, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Rieccoci al consueto appuntamento del lunedì per riepilogare le notizie più importanti della settimana su VR e gaming. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di disattivare il vostro adblocker e aggiornare la pagina per riavviare la visione del video. Quei 5 secondi di pubblicità sono la mia unica fonte di guadagno e a voi non costa nulla, quindi grazie mille. Oggi ringrazio Christian, quale supporter della scorsa settimana, grazie mille Christian. Ringrazio anche tutti gli iscritti, i vecchi, per essere ancora parte della marmaglia, mentre ai nuovi do il benvenuto. Ringrazio per la visione completa dei miei video, per i commenti, per i like, per tutta l'attività che fate sul canale, e grazie anche a chi è solo di passaggio o chi mi segue in segreto senza farsi mai vedere. Ho pensato di alleggerire un pochino la grafica dei video del lunedì, quindi fatemi sapere se vi piace. E adesso partiamo subito col video. Dunque, ormai sappiamo tutti della notizia che riguarda PSVR 2. Infatti Sony sta lavorando per dare la possibilità agli utenti PSVR 2 di accedere a ulteriori giochi su PC per aumentare la lista di titoli disponibili oltre a quelli già su PSVR 2 tramite PS5. Ho fatto anche una diretta per parlarvene. Ho espresso anche le mie perplessità in merito perché, come al solito, ormai quando si tratta di comunicazione da parte di Sony non è chiaro il modo in cui questo supporto verrà fornito. Il post sul blog ufficiale di Sony non dice chiaramente PSVR 2 potrà essere collegato al PC per sfruttare la libreria Steam e SteamVR, al contrario di quello che invece si sta dicendo in giro, perché ormai chiunque tratti questa notizia sta dando per scontato che il visore potrà essere utilizzato nativamente come visore PCVR. Io ho forti dubbi che Sony possa fare una cosa del genere, piuttosto sto cercando di immaginare un sistema che, sempre tramite l'uso di PS5, renda possibile in qualche modo accedere a una serie di giochi che sono sul PC, perché fra l'altro non viene detto neanche che sarà possibile accedere a tutti i giochi PC, non dice che si potrà utilizzare Steam. Inoltre ricordiamo che PSVR 2 si collegherebbe al PC tramite un cavo USB-C, quindi o verrebbero esclusi a priori tutti quegli utenti che non hanno una scheda grafica con uscita USB-C, oppure potrebbe essere richiesto un adattatore hardware per farlo funzionare. E non mi venite a dire anche i visori Quest hanno una Type-C eppure funzionano su PC. perché dicendo così dichiarereste apertamente al mondo di non capirne un cazzo, perché vi ricordo che PSVR 2 deve necessariamente essere collegato direttamente alla scheda grafica, visto che, come tutti i visori PCVR, è una periferica video. E ancora, nel caso in cui gli sviluppatori di giochi PCVR dovessero svilupparli anche per essere fruiti su PSVR 2 e in qualche modo sempre tramite PS5, dobbiamo aspettarci ancora una volta un calo di qualità della grafica dei giochi su PCVR? Un po' come successe all'arrivo dei visori standalone, dove per un certo periodo gli sviluppatori avevano escogitato questo stratagemma di sviluppare il gioco per la piattaforma meno performante, per esempio Quest 2, per poi fare il porting sul PC, con il risultato che la versione PCVR di quel gioco non era altro che la versione standalone, ma con qualche piccolo effetto in più. Potrebbe succedere nuovamente solo perché adesso Sony ha deciso di voler entrare nel mercato PCVR? Insomma, qualunque sia questo modo in cui Sony porterà i giochi PC su PSVR 2 resta un mistero. Quello che invece mi è abbastanza chiaro è che Sony non sa più come vendere questo visore e per raggiungere quel dato del 1.000.000 di unità da vendere, traguardo che avrebbero dovuto raggiungere entro i primi 6 mesi, stando a una loro dichiarazione, stanno ricorrendo a questo espediente, cioè di rendere PSVR 2 compatibile con PC. Dal mio punto di vista questa non è una notizia per la quale essere contenti, perché con questa mossa Sony si sta definitivamente liberando di questo peso. Un modo per dire, ecco, qui c'è il visore, adesso funziona sul PC. Ai giochi potete benissimo pensarci voi, perché noi abbiamo altro a cui pensare, per esempio smaltire tutti questi PSVR 2 che occupano spazio inutile nei nostri magazzini, e soprattutto magari lo sviluppo di un altro Spider-Man su PS5, oppure un'altra remake di The Last of Us. Vediamo.
Lo scorso anno era stato annunciato il remake di Wanderer e la cosa più strana è che questo avvenne pochi mesi dopo l'uscita del gioco originale, che non ebbe un grandissimo seguito di giocatori. In realtà poi pare non sia neanche il remake 1-1 dell'originale, ma una specie di reboot, cioè un rilancio del franchise di Mighty Eye. Adesso Wanderer The Fragment of Fate ha una data di rilascio ufficiale ed è il 27 giugno 2024 sui visori Quest, PSVR 2, Pico e SteamVR. Questa notizia arriva insieme all'inizio dei lavori per lo sviluppo del secondo capitolo, del quale ancora sappiamo pochissimo, ma continuate a seguire per rimanere aggiornati. Rebellion pare averci preso gusto con la VR, infatti dopo aver prodotto Sniper Elite VR e il suo seguito Winter Warrior ha annunciato l'arrivo di un altro capitolo della serie, o meglio uno spin-off in chiave horror, già disponibile in vari capitoli su PC e console. Sto parlando di Zombie Army VR. Ancora una volta ci metterà nei panni di un cecchino alle prese con un esercito di soldati zombie. In effetti Rebellion sembra davvero aver preso a cuore la VR, visto che esattamente subito dopo l'uscita di Winter Warrior, proprio Rebellion dichiarò apertamente di vedere Army Zombie come un titolo perfetto da portare in VR. E noi di questo ne siamo veramente contenti. Zombie Army VR dovrebbe arrivare nel 2024 su visori Quest, SteamVR e PSVR 2. Little Cities sta per ricevere un aggiornamento su PSVR 2 che si chiama Bigger, che significa più grande. Ma cosa c'è di nuovo? Frame rate migliorato, risoluzione 4K, tracciamento oculare e supporto ai feedback aptici. Insomma, non si tratta di un'aggiunta di nuovi contenuti, ma di un miglioramento tecnico e di prestazioni del miglior sim building in VR. Quando sarà disponibile? Il 12 marzo su PSVR 2, mentre è già disponibile su visori Quest e Pico. Si chiama Wide Motion Mode ed è un sistema studiato da Meta per migliorare ed espandere il tracciamento delle mani e delle braccia in VR su Quest 3. Come ci riesce? Eseguendo costantemente il tracciamento della parte superiore del corpo anche quando una mano o un braccio sono occultate al campo d'azione delle telecamere del visore. Come? Tramite una stima sulla base della posizione della parte alta del corpo. Questo sistema potrebbe ampliare la gamma di azioni e movimenti che adesso sono possibili solo tramite controller, come il lancio di oggetti, oppure prendere e riporre oggetti dalle spalle, e consentire il movimento in quei giochi che sfruttano un sistema di locomozione a spinta, come per esempio Lone Echo o il più recente Underdogs. Questa funzione sarà disponibile solo su Quest 3 e pare su tutti i visori Meta successivi. Joyway vi sorprende sempre di più, se non lo sapete sono gli sviluppatori di Dead Hook e Stride Fates, infatti proprio su quest'ultimo hanno rilasciato un grosso aggiornamento. Stride Fates, pur essendo disponibile su PCVR, su visori Quest aveva già un ottimo comparto grafico che non faceva sentire il bisogno di giocarlo su PC. Eppure sono riusciti a migliorarlo ulteriormente con un aggiornamento grafico su Quest 3, aggiungendo riflessi, ombre, aumentando la qualità delle texture, la profondità di campo e adesso risulta tutto molto più pulito. Davvero un grandissimo lavoro e in aggiunta hanno rilasciato anche la modalità Mixed Reality, quindi è possibile affrontare orde di nemici che faranno irruzione all'interno di casa nostra. L'ho provato, è davvero molto divertente, presto arriverà un gameplay sul canale, quindi continuate a seguire. Nel 2019 Meta avrebbe acquisito una startup, CTRL Labs, con sede a New York, che stava concentrando i suoi sforzi su un bracciale in grado di tracciare i movimenti delle mani e delle dita attraverso una rete neurale. Si tratta di un dispositivo che consentirebbe l'uso di dispositivi VR e AR senza controller, con una gamma di azioni specifiche per esempio digitazioni su tastiere virtuali in modo naturale e rapido, uso di finestre e menu per l'interazione con altri dispositivi domestici che possono essere interfacciati con questo bracciale, per esempio la possibilità di aumentare o diminuire l'intensità delle luci oppure la temperatura del riscaldamento domestico semplicemente ruotando il polso, proprio come se si stesse ruotando una manopola. Quindi pensate a quante applicazioni potrebbe avere un dispositivo del genere. Qui non si parla
parla solo di giocare, ma di vita di tutti i giorni, di azioni quotidiane. Ora, questo dispositivo altamente futuristico, stando a quanto dichiarato da Zuckerberg, dovrebbe arrivare nei prossimi anni, che non è un'indicazione chiarissima che faccia capire di quanto tempo si tratti, perché i prossimi 30 anni sono comunque i prossimi anni. Da qualche tempo Fast Travel Games sta lavorando allo sviluppo di Mannequin, un multiplayer asimmetrico in VR in cui due squadre di giocatori devono affrontarsi all'interno di diversi ambienti. Non si tratta del solito sparatutto, bensì un gioco in cui una squadra di cacciatori deve riuscire a identificare ed eliminare delle creature aliene in grado di assumere sembianze umane. La squadra di cacciatori avrà a disposizione alcuni dispositivi per identificare le creature, poiché queste avranno l'abilità di mimetizzarsi tra i tanti manichini sparsi per tutta l'area. I giocatori che invece impersonano i manichini dovranno nascondersi e tendere le imboscate restando immobili, in attesa del momento giusto per assalire i giocatori dell'altra squadra. Ho già partecipato a un playtest qualche mese fa. Il concetto di questo gioco è davvero interessante e adesso un test alfa sta per arrivare sui visori Quest. La data di Mannequin è prevista per il 2024. Il 22 febbraio è stato rilasciato, seppur in accesso anticipato, Bootstrap Island su Steam VR. E di cosa si tratta? È un roguelike, quindi un gioco in cui dovrete resistere il più possibile, ma a che cosa? Alla fame e alla sete, visto che si tratta principalmente di un survival game, ed essendo ambientato su un'isola deserta del XVII secolo, ai pericoli che si nascondono in essa. Durante il giorno avete l'obiettivo di esplorare cercando di raggiungere un punto sopraelevato per fare il punto della situazione e capire se l'isola è abitata da altre persone o se ci sono altri sopravvissuti del naufragio. Mentre la notte dovrete prepararvi per combattere con creature e animali feroci che abitano l'isola. L'unico vero alleato sarà il fuoco, quindi assicuratevi di avere sempre le risorse per accenderlo a portata di mano. Vi ho mostrato un gameplay qualche giorno fa, conto di portarne un altro per farvi vedere quanto sia enorme l'isola. Essendo un roguelike, prima o poi dovrete arrendervi ai pericoli e alle avversità, ma maggiore sarà il tempo di sopravvivenza, maggiori saranno i premi che sbloccherete per avere un piccolo aiuto durante la partita successiva. E infine Tiger Blade, finora disponibile su PSVR 2, finalmente è arrivato anche su visori Quest. Potrei definirlo come un Time Crisis che incontra Shinobi. Si tratta di un arcade classico in cui non potrete muovervi liberamente all'interno del mondo di gioco, ma spostarvi da una posizione all'altra per affrontare i vostri nemici a colpi di katana e pistola. Il gioco si articola in diversi livelli con boss finale e vi offre delle meccaniche di combattimento rapide e frenetiche. Nei prossimi giorni arriverà un gameplay per mostrarvi qualche minuto di questo gioco, quindi continuate a seguire. Bene, anche per oggi siamo giunti alla fine. Queste erano le notizie più importanti della settimana su VR e gaming. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati. Like, iscrivetevi, continuate a seguire attivando tutte le notifiche. Nel primo link e in descrizione trovate dei link utili per l'acquisto di Quest 3 o altri visori VR su Amazon. Il mio link per ricevere 30 euro di credito all'attivazione di un nuovo visore Meta e il link al gruppo Telegram per l'acquisto di giochi Meta col 25% di sconto. Altri link utili che trovate in descrizione sono per l'acquisto di accessori per vari visori, come cinturini con e senza batteria, grip per i controller, mascherine sostitutive, lenti graduate per giocare senza gli occhiali, e tutto questo potendo avere uno sconto. Grazie per la visione completa, fatemi sapere se vi piace il nuovo setup. Da bene è tutto, ci vediamo alla prossima, un saluto Marmaglia.